Buongiorno a tutti. Allora, sto cominciando a preparare i tetti per le arnie per l'anno prossimo e anche se questo è molto carino e molto utile, è un modello insomma un po' laborioso, quindi ne voglio ideare uno che abbia le stesse qualità ma con meno lavoro. Vediamo come viene. Questo dicevamo è il progetto, quello un po' laborioso. Adesso sto preparando praticamente il tetto a una falda, già si vede l'estrema semplicità, quindi ho tagliato le tavole, diverse misure per raggiungere più o meno il 17 che mi serve, che è la misura maggiore. Adesso le devo andare a sfilare, a drizzare e poi le incollo. Ora, ovviamente queste misure, a parte le altezze, si riferiscono sempre a la Varré costruita, i moduli costruiti con le perline da 31, quindi che vi vengono 36 esterno, 36 e mezzo. Ok, quindi se utilizzate del legno di misura differente, queste misure non vanno bene, le dovete adattare. Ok, quindi sarà la larghezza esterna effettiva del modulo più 1,5 cm per avere l'aria in questo caso, e invece le parti più lunghe che vanno a battere su questi qui sui laterali saranno sempre quel 1,5 cm in più lo spessore del legno che state utilizzando per il tetto. Ok, queste misure valgono per il modulo da 31 mm in legno e il tetto fatto con le sottomisure da cantiere, che sono più o meno da 2,4, 2,3, dipende, però insomma non è il millimetro che crea problema, già c'è l'aria, quindi considerate le sottomisure da cantiere, ok? 2,4, 2,3, dipende, però insomma non è il millimetro che crea problema, già c'è l'aria, quindi considerate le sottomisure da cantiere, ok? Fatto, questi sono i pezzi incollati, quindi adesso li andremo a sagomare in questa maniera, come abbiamo già fatto, da 17 a 15 per avere un tetto spiovente il minimo indispensabile. Qui sto preparando per fare il cuscino, e in questo caso si può fare con il sistema a seguire, cioè le tavole è come se si inseguono, una batte e l'altra sormonta, in maniera che avranno tutte la stessa misura, e queste qui sono da 33, quindi le fate tutte da 33. Con questo sistema a seguire vi fate subito il cuscino che va all'interno del tetto, che deve avere, rispetto all'esterno dei moduli, quei eh, centimetri per permettere il sopravmonto dell'aiuta che metterete sotto. Poi si vede anche nel video della costruzione della Varré, quindi non mi dilungo, era solo per farvi vedere il sistema per tagliare tutti i pezzi uguali e fare prima. Velocemente, mentre unisco i primi pezzi del tetto, volevo dirvi che dopo qualche anno, insomma, mi sono reso conto che il tetto, essendo esposto ovviamente molto di più alle intemperie, con i chiodi e la colla, alcune volte causa soprattutto la legatura, quindi che va a forzare molto, e spesso si scolla e si apre. Per carità, niente di irreparabile, però è comunque fastidioso. Quindi conviene spendere qualche centesimo in più e mettere le viti invece dei chiodi con la colla, così rimane più resistente, tanto solamente sul tetto. Ovviamente la piccola spesa in più delle viti ci porta il vantaggio, oltre alla resistenza, nel montaggio, perché senza usare morsetti e poi inchiodare, che insomma è abbastanza scomodo, basterà usare la squadretta, metterci
in squadro e la vite, grazie ovviamente ai buchi fatti prima sulla parte dove poggia la testa, si tirerà l'altro pezzo automaticamente e quindi stringerà e non serviranno morsetti e nient'altro. Andiamo avanti. Da questo punto in poi, dopo aver incollato, diciamo, la base nuda e cruda, abbiamo di fronte un paio di scelte da prendere, sempre nello stile del riciclare con il migliore risultato. Allora, queste sono delle tavole di pellet, come sempre, che magari chi se le ritrova, oppure si possono anche acquistare a poco prezzo. Sono quelle più leggere, queste sono da più o meno 17 e le voglio tagliare a metà, le voglio sfilare a metà come spessore, che verranno molto fine, per chiudere con una cosa abbastanza economica il sottotetto, che deve essere traspirante, quindi non le drizzerò, non farò nulla e lascerò tutte le fessure che si creeranno l'una tra l'altra, in modo da avere già traspirante senza stare a fare buchi o altre cose varie. E poi dopo l'altra decisione sarà quella del tetto, di come chiudere il tetto, e dopo vediamo. Ok, queste sono le tavolette sfilate a spessore a metà. E ovviamente nel tempo vi renderete conto che il risparmio sarà direttamente proporzionale al tempo che perderete, quindi vi regolerete al momento che state facendo le arnie sulla cosa che possedete di più in quel momento, se il tempo o il denaro, perché ovviamente riciclando dovrete togliere tutti i chiodi, dovrete spaccare le tavole, adattare, quindi sicuramente con un pannello di multistrato marino da mezzo centimetro già preparato, lo tagliate, lo mettete, avete fatto prima, anche se dovrete fare i buchi per la traspirazione, cosa che qui non avete bisogno. Questa è quella di media facilità di costruzione, con le tavolette riciclate e il multistrato marino sopra. Adesso vediamo le altre scelte che possiamo fare. In questo modo avremo la scelta totalmente di facilità e velocità di esecuzione, ma con la massima spesa. Infine c'è la soluzione totalmente a risparmio e riciclo, che sarebbe questa, con le tavole del pellet. Queste sono sempre quelle piccole, ovviamente essendo più grosse ci sarà meno lavoro, perché qui viene la parte complicata. Non le metteremo così perché nonostante la guaina il legno avrà sempre dei movimenti, e ho visto che nel tempo le fessure si fanno lo stesso, la guaina bisogna darla troppo spesso, quindi andremo a fare un battentino che ci permetterà di mettere le tavole più o meno in questa maniera, in maniera tale che anche se il legno avrà i suoi movimenti naturali, l'acqua non penetrerà lo stesso perché non si aprirà la fessura. L'altra cosa da fare all'ultima stecca, quella nella parte posteriore, è questo piccolo battentino, vedete, quasi insignificante, ma vi assicuro che non lo è, perché questo qui impedirà all'acqua di gocciare e scivolare dentro. Ok? L'acqua farà questo movimento qui e trovando questo battente cade. Ok? È una stupidaggine, ma che vi salva, perché l'acqua altrimenti qui cammina e se ne va dentro. Non è che ci vada chissà quanto, però piano piano crea muffe e fa marcire il legno. Ok? Questo è il risultato finale. L'ultima e la prima farete il battente da una sola parte, mentre le altre ne fate due, uno contrario all'altro. Questo non crea altro che una sorta di perlinato invece che maschio e femmina con l'asola. Ci metteremo, ci metterò un po' di colla qui, in modo che alla fine diventa quasi un pezzo unico.
e comunque se si muoverà il legno, vedete, c'è una certa quantità di gioco che poi con la guaina che va dentro non entra più l'acqua, insomma possiamo stare tranquilli, ok? Velocemente vi faccio vedere, lo mettiamo in questa maniera. Mettiamo la prima, quella con il battentino, un po' di colla qui. Non mettiamo la colla qui perché quando si rovina, tra qualche anno, non è che dobbiamo rifare tutto il tetto, staccheremo la parte superiore, ok? E mettiamo questo qui, ecco, con due mani viene meglio. Lo batto dentro e poi andiamo con la spillatrice o con i chiodi a mano, come volete voi. Così una volta incollato questo diventerà un corpo unico, la parte superiore, e poi lo possiamo anche verniciare. Il sistema di montaggio con questo battente più pratico è di fissare solamente la prima in modo che si possono infilare sotto le altre, perché altrimenti se noi inchiodiamo prima questo va a forzare e non ci entra. Quindi le mettete prima tutte con la colla e poi le inchiodate tutte insieme. E questo è quella a totale recupero. Ho appena realizzato la tecnica del Sosujiban per la protezione. Chi non l'avesse vista non sa che cos'è. Vi metto la scheda in alto a destra, cliccate e andate a vedere tutta la procedura. Adesso fatto questo vado a dare la guaina liquida. Ecco qui, è finita, e senza annoiarvi insomma con le rifiniture degli altri tipi di tetti, più o meno si è vista la differenza. Questo è il risultato finale. Per adesso è tutto, un saluto da Leonardo Top Bar, iscrivetevi e mettete mi piace. Ciao a tutti.